Questo è il piano avvelenato dell'oscurità e del potere. Questo è il posto nascosto che odia la luce. Questa è la frontiera verso mondi ignoti. Bentornati su Zona GDR, io sono Eddie e vi accompagnerò nel proseguimento della nostra serie sugli approfondimenti dell'ambientazione di D&D. Oggi parliamo della Coltre Oscura, quindi non aspettatevi fatine, unicorni o castelli incantati. Cominciamo! La Coltre Oscura è un piano di esistenza creato durante la quarta edizione di D&D e mantenuto nella quinta come uno dei piani paralleli a quello materiale. In realtà fin dalle prime edizioni si è sempre parlato del piano delle ombre, però nel corso delle edizioni di D&D lo Shadowfell ha subito alcune modifiche, ma in linea di massima è rimasto lo stesso. È un riflesso distorto del piano materiale, parallelo e strettamente collegato a quest'ultimo. Trattandosi del riflesso del piano materiale, ne condivide a grandi linee la conformazione, o meglio la rispecchia, poiché altro non è che una prospettiva alternativa e limitrofa ad esso connessa. Sopra questo mondo si distende una volta priva di sole, luna o stelle remote. Qui è dove le ombre terminano di proiettarsi e qui risiedono. È un reame sterminato, spesso smosso da scosse telluriche, poiché in costante mutamento. È assente un qualunque ciclo di giorno o notte e di conseguenza il tempo sembra bloccato in una stasi, come se il mondo trattenesse il respiro. Un luogo dove chi entra rischia di dimenticare il calore del giorno, la notte non finisce mai e dove la vita assume forme corrotte e mutevoli. Però non dovete immaginare la Coltre Oscura come un luogo profondamente malvagio, in realtà è neutrale. Tra le altre cose, la vita nel piano delle ombre è possibile, il cibo esiste così come l'acqua è bevibile, l'aria invece è respirabile. Bisogna solo abituarsi all'assenza di luce e di calore che irrimediabilmente conduce all'apatia o peggio alla psicosi. Nel manuale dei piani della terza edizione cito testualmente che la luce è dimezzata di intensità ed è visibile da molto più lontano. Una torcia ha l'effetto di una candela, ma nell'oscurità dominante risulta come un faro agli occhi delle creature che osservano. L'origine del piano delle ombre è imperscrutabile. È possibile pensare che esso sia sempre esistito oltre il velo della realtà, o che la sua creazione sia opera dei primordiali, le entità elementali primigenie di cui abbiamo già parlato durante la Selva Fatata. Secondo il manuale di ambientazione della 3.5, i primi contatti umani con il piano delle ombre risalgono circa almeno 3500 CV. Nel profondo est del Faerun sorgeva l'impero Imascari, uno degli imperi più longevi e assurdi della storia del Faerun, e un arcimago tentava di plasmare la negatività del piano delle ombre per assimilare potere. Un'altra curiosa e antica interazione tra il piano delle ombre e le civiltà umane è rappresentata da Fultanfar, una delle città volanti netresi che a partire dall'anno meno 1471 CV sperimentò così a lungo in profondità con il piano delle ombre da shiftare direttamente al suo interno, risparmiandosi così la catastrofe causata dall'arcimago Karsus, che per brama di potere condannò l'impero Netheril al crollo. Fultanfar si trovava già nel piano delle ombre e lì rimase per circa 2000 anni. Questo lasso di tempo comportò una profonda mutazione dei suoi abitanti, chiamati Shadowvar, che fino alla quarta edizione sono noti col nome di Shade. Ma cos'è una Shade? Beh, è il frutto della costante esposizione alla negatività del piano delle ombre. La pelle è grigiastra, gli occhi come pozzi d'ombra e la capacità di diventare incorporei per brevi istanti. Non c'è traccia delle Shade nella quinta edizione, anche perché il ritorno di Fultanfar nel piano materiale segna anche la fine definitiva della città, che viene distrutta da Elminster cadendo sul Cormantor e causando una catastrofe di cui non possiamo parlare in questo video. Nel 1385 CV, Shar, la dea dell'oscurità, in combutta con Sirik, dio dell'omicidio e dell'inganno, riuscì a uccidere Mistra, la dea della magia. Da allora Shar regna incontrastata su tutto il piano, al quale si aggiunsero le caratteristiche del piano dell'energia negativa, ovvero morte e disperazione. Shar ha infatti creato la trama d'ombra, un'alternativa alla trama magica gestita da Mistra, e l'ha intessuta tra le pieghe del piano delle ombre. I servitori di Shar, ma anche altri, si affidano alla trama d'ombra per lanciare incantesimi o incanalare energia. Per esempio le sottoclassi del monaco delle ombre e lo stregone dell'ombra manipolano la trama d'ombra, non la trama magica. Si tratta di una nostra speculazione, per cui prendetela con le pinze. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate.
Gli elementi del territorio presenti sul piano materiale sono riconoscibili nella coltre oscura, ma vengono distorti, deformati. Ciò che esiste sul piano materiale ha un aspetto, una forma anche nel piano delle ombre. Per esempio un tempio dedicato a una delle più celebri e benigne divinità feruniane nella coltre oscura potrebbe essere un'antica fortezza in rovina gremita di spettri. Un altro esempio iconico è quello della città di Evernight, che si trova esattamente laddove si troverebbe Neverwinter nel piano materiale. Una città completamente in rovina, popolata esclusivamente da non morti, collegata a Neverwinter attraverso le crepe del crepuscolo, ovvero dei portali che in contesti particolari, tendenzialmente sempre in zone d'ombra, creavano un legame, un collegamento diretto da una città all'altra. La coltre oscura è abitata, manco a dirlo, dalle ombre, ma ogni genere di non morto spettrale è presente. La conformazione della coltre sembrerebbe comporre l'habitat perfetto per creature come i vampiri, ma in questo piano non sono più comuni rispetto al piano materiale. Tra le creature più comuni che infestano il piano della coltre oscura abbiamo Wraith, ombre, Banshee, Revenant, draghi d'ombra, vampiri, Nightwalkers, Sorrowsworn e un'infinità di altri non morti. Una cosa interessante che si può dire della coltre è che non è la patria di nessuna razza. È invece più corretto pensare che alcune razze nel corso della storia siano finite qui e vi si siano stabilite, così come altre invece si siano generate all'interno della coltre oscura per mezzo della materia oscura, di cui parleremo più avanti. Ad ogni modo la coltre plasma lentamente ciò che ospita, e così ha fatto per la razza degli Shadar-kai. Essi sono elfi originari del Feywild che hanno legato la loro anima alla Regina Corvo. La Regina Corvo è una figura centrale dello Shadowfell, è una dea enigmatica che regna nella fortezza delle memorie. Ben poco si sa dei suoi scopi o delle sue attività, se non che sia impegnata in una eterna raccolta di ricordi, principalmente legati alla perdita e alla tragedia, ricordi che poi trasmuta in conoscenza. Il suo ruolo di proprietaria delle anime degli Shadar-kai l'ha resa una divinità minore, capace di incarnare al contempo la conservazione della vita e il tocco di morte. Nei recessi più remoti dello Shadowfell, dove la realtà si dissolve in foschia e tormento, esistono semipiani distorti, frammenti di realtà corrotti e isolati, noti come i domini del terrore. Ognuno di essi è una gabbia vivente, modellata dalla volontà crudele di entità ignote e insondabili, i cosiddetti poteri oscuri. Questi domini non sono semplici luoghi, sono prigioni di condanna eterna, cuciti su misura per contenere i signori oscuri, individui consumati da peccati così profondi da trasformarsi in mostri. Tuttavia, che sia per capriccio o per indifferenza, i poteri oscuri non hanno rinchiuso solo i colpevoli. Anche gli innocenti, i deboli e i disperati vengono intrappolati in queste terre, condannati a condividere l'incubo dei loro signori. Tra questi domini nessuno è più noto della Valle di Barovia, una terra avvolta da nebbie soffocanti che occultano il sole e dominata dalle alte torri di Castel Ravenloft. Ivi sul suo trono conquistato siede il conte Stradbone Zarovich, il primo e più potente tra i vampiri, o almeno questa è la leggenda, condannato a rivivere eternamente il ciclo del suo amore perduto mentre abbandonato ai vizi della non morte che ha abbracciato. Barovia è solo uno dei tanti domini del terrore celati nella coltre oscura. Ogni dominio riflette il cuore contorto del suo signore oscuro e ognuno è a modo suo una trappola perfetta, non solo per chi la governa, ma anche per chiunque osi mettervi piede. Tra i domini del terrore più noti sono certamente Darkon, Borca, Mordent e tanti altri. In conclusione, la coltre oscura, come avete capito, è un luogo di pura desolazione che non lascia scampo neanche agli eroi più arditi. Master malvagi, è a voi che mi rivolgo, se volete condurre il vostro party di avventurieri in un luogo come questo, fate pure, ma attenti a non far morire i vostri giocatori alla sessione 1. Per il video di oggi era tutto, direi che abbiamo parlato abbastanza in profondità della coltre oscura, si poteva fare sicuramente di più, ma il format di 10 minuti non ci consente di scendere troppo in profondità, ma ne possiamo parlare nella sezione commenti che è fatta apposta proprio per queste cose. Nel prossimo episodio andremo a visionare 2 dei piani esterni, uno di allineamento buono e uno malvagio, in un qualche modo comunicanti tra loro. Fateci sapere se avete giocato nello Shadowfell. Io in effetti, ora che ci penso, ho giocato un'avventura nello Shadowfell ma non era ufficiale, quindi non l'ho voluta citare. Seguite la zona, in bocca al lupo, alla prossima!